Ma io partirei col dire che dire autistico non dice nulla della persona, in realtà. Eccomi, attiva ma bizzarra. La consapevolezza del proprio funzionamento arriva col tempo, arriva con il supporto dei genitori. La parola funzionamento non mi piace tantissimo, spero che prima o poi riusciremo a superarla perché non siamo macchine, ma siamo appunto persone. Sono stata spinta a cercare una diagnosi principalmente dal mio malessere. Di autismo si soffre e in realtà quando i contesti di vita in qualche maniera non comprendono il tuo modo di funzionare e non lo accettano. La sensazione di essere sbagliato io l'ho vissuta per tutta la vita e a volte continua a esserci anche oggi, nonostante dal momento della diagnosi abbia iniziato a sentirmi meno sbagliato e un po' più diverso. Chi vi ha aiutato? Nessuno. Che cosa mi ha spinto a cercare una diagnosi? La voglia di giustizia. Giustizia. Uno smette di sentirsi difettoso e incomincia a sentirsi semplicemente differente. In quel momento, quando è arrivata la diagnosi, è stato come se mi fossero arrivate tutte insieme le risposte che avevo cercato invano per 40 anni. L'umanità è semplicemente e straordinariamente plurale. Mi sono sempre sentita dire di essere strana e particolare da chi non mi conosceva bene, ma a volte anche da chi mi conosceva bene, diciamo meglio. All'epoca della scuola avrei solo gradito che mi lasciassero in pace. Non volevo nient'altro, volevo essere incluso, non ci sono riuscito. A un certo punto desideravo solo che mi lasciassero in pace e non ci sono riuscito lo stesso, non mi lasciavano in pace. Penso che spesso il rispetto passi dalla conoscenza. Per questo in tanti ci impegniamo sempre di più a raccontare le nostre esperienze esponendoci. Testimonianze ce ne sono tante. Non è facile a volte trovarle perché chi parla di autismo in genere non è autistico. Empatia. Sembra che gli autistici non ce l'abbiano, forse è un grosso equivoco. Allora, mi viene da piangere per tutto. Io piangerei pure adesso perché questa cosa mi sta facendo emozionare molto. Se io dico che a me un ambiente rumoroso e illuminato in un certo modo fa male, non è un'esagerazione. Tutti lo sanno, professionisti, genitori, tutti sanno dei problemi sensoriali legati all'autismo, ma è come se fosse considerato un fatto secondario, quando invece diventa assolutamente primario. E quando non vengono ascoltate queste manifestazioni, il rischio è che poi portino a quelle crisi anche violente che vengono definite meltdown, e poi dopo non si sa come prenderlo, non l'autistico che esplode in questo modo. È come se fosse, per fare un paragone, è come se fosse un vaso troppo piccolo che deve contenere un mondo troppo grande, luminoso, rumoroso. La variabilità è parte della normalità, ne costituisce la trama, concorre a costituirne la trama. Io non riesco a lavorare se ogni 5 minuti o 10 o mezz'ora qualcuno mi chiama e mi chiede qualcos'altro. Premetto che io non tornerei mai indietro ai tempi della scuola neanche per tutto l'oro del mondo. La sensazione di sentirsi sbagliati che si riscontra nelle persone autistiche, secondo me potrebbe essere assolutamente eliminata dalla scuola. Non esiste un modo corretto di socializzare, il modo corretto lo stabilisce più o meno la società. L'inclusione è un processo che interessa tutti, coinvolge tutti, mette in discussione tutti, dal primo all'ultimo attore della società e consiste in un reale cambiamento di paradigma. L'autismo non è quello che abbiamo pensato che fosse fino a ieri, è qualcosa di molto diverso e vorremmo provare a raccontarlo.